Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della differenza tra le parole bene, bello, buono e bravo, perché sembrano simili ma in realtà non lo sono. Allora, cominciamo con bene. Iniziamo subito. Bene è un avverbio di modo. E quindi già questo ci dice tanto. Un avverbio di modo significa che va a dirci come viene svolta un'azione e per questo motivo lo utilizziamo sempre con i verbi. Per esempio, leggere bene, parlare bene, nuotare bene, scrivere bene, eccetera. Fare bene qualcosa anche. Quindi bene è molto diverso dalle altre parole perché le altre parole sono degli aggettivi. Bene è un avverbio, quindi si usa proprio in modo diverso. Si usa con i verbi. Allora, questa è la prima cosa da memorizzare e forse anche la più facile. Bene si usa con i verbi. Ci dice come viene fatta un'azione, come viene svolta un'azione. Bene. Il contrario sarebbe male. Anche quello è un avverbio di modo. Passiamo ora a bravo. Essendo un aggettivo, questo deve essere declinato al femminile, singolare, e al plurale, sia maschile che femminile. Quindi abbiamo bravo, brava, bravi, brave. Bravo è un aggettivo che si usa per fare i complimenti ad una persona, per il suo talento, per la sua bravura in qualcosa. Se io dico Luca è bravo in matematica, sto facendo un apprezzamento sul suo talento matematico. Sara è brava a cantare, sto facendo un apprezzamento sulle sue doti canore. Quindi sto dicendo che è brava a cantare, sa cantare molto bene. Quindi quando l'aggettivo si trova dopo il sostantivo, quindi Luca è bravo oppure un ragazzo bravo, mi sto riferendo al talento di questa persona in un determinato campo. Se però io prendo questo e lo sposto qui e quindi dico un bravo ragazzo, il significato cambia e questa frase significa che questo ragazzo si comporta bene, segue le regole, studia, lavora, è un bravo ragazzo. Ovviamente stessa cosa per il femminile, per il plurale, eccetera. Va bene? E quindi già abbiamo visto bene e bravo. Vediamo ora bello, che è un altro aggettivo e quindi abbiamo bella, poi belli e belle. Allora, l'aggettivo bello fa riferimento all'estetica di una persona, di un luogo, di un oggetto. Quando dico che qualcosa è bello, mi sto riferendo all'estetica. Ovviamente il giudizio sulla bellezza di qualcuno o di qualcosa o di un luogo è soggettivo, ovviamente. Quindi qualcosa che per me è bello, per voi magari è brutto, il contrario. Va bene? Quindi bello fa riferimento all'estetica, generalmente. Ovviamente ci sono delle espressioni fisse con questo aggettivo che non riguardano necessariamente l'estetica, ma appunto sono delle espressioni fisse, quindi quelle dobbiamo impararle. Però adesso in questo video io non voglio andare nel dettaglio, non voglio entrare nel dettaglio delle eccezioni, ma voglio solamente darvi una panoramica generale sulle differenze principali tra queste 4 parole che si assomigliano così tanto e che creano tanta confusione negli studenti. Vediamo ora l'ultima parola che è buono. Anche qui buona, buoni,
buone. Questo fa riferimento alla qualità di qualcosa, di un oggetto. Generalmente si riferisce alla bontà, alla qualità, al gusto di un cibo, ma anche alla qualità e alla bontà di un oggetto. Si riferisce anche alla bontà di una persona, quindi una persona buona significa che è una persona gentile, una persona disponibile, una persona che aiuta gli altri. Però generalmente buono fa riferimento alla qualità, alla bontà e al gusto di qualcosa, nello specifico per quanto riguarda il gusto del cibo. Quindi oggi abbiamo visto il significato di bene, bravo, bello e buono. Queste 4 parole sono tutte diverse, fanno riferimento a 4 cose diverse per quanto riguarda il significato. Per quanto riguarda la grammatica si tratta di un avverbio e 3 aggettivi. Quindi l'avverbio lo usiamo con i verbi e gli aggettivi con i sostantivi. Allora, questo video, come vi ho già detto, non ha l'intento di entrare nel dettaglio, lo faremo prossimamente, ma per il momento vorrei che fosse chiara la differenza tra queste 4 parole. Più avanti, in un altro video, vedremo tutte le eccezioni legate all'uso di queste 4 parole. Allora, io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video e spero che questa spiegazione vi sia in qualche modo utile. Se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto, come sempre, e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!